Benvenuti o bentornati sul mio canale. Ha ancora senso allora nel 2023 comprare chitarre costose, nel senso diciamo dai 2000 ai 5000 euro? Sappiamo già di che marche stiamo parlando. Siamo così schiavi di quello che c'è scritto sulla paletta, oppure possiamo un attimino aprire la mente e andare a guardare alla sostanza, nel senso che ci sono marchi, dopo ne parleremo, che propongono chitarre che costano un terzo, un quarto e hanno caratteristiche a volte superiori a queste chitarre super costose che si chiamano Gibson, Fender, Paul Smith, eccetera. Abbiamo veramente bisogno di sentirci appagati perché abbiamo una Gibson Les Paul Custom del 58, 57, 59 o che vate la pesca nella nostra rastrelliera, che poi è una chitarra che, cioè, io non sto demonizzando queste chitarre, sono chitarre favolose e chiaramente non tutti se le possono permettere. Diventano alla fine anche uno status symbol, nel senso, uno che ha 2 Gibson, 3 Fender, insomma si sente un po' figo, dai, diciamocela qua. Per cui è un po', come dicevo, uno status symbol. Chiaramente sono chitarre che suonano bene e ci mancherebbe altro, sono chitarre ottime, ne ho avute anch'io. Io ho avuto una SG Gibson mi sembra del 68, suonava benissimo. E poi ho avuto anche una Fender americana, adesso non ricordo neanche l'anno, e una Telecaster, questa era del 69 e suonavano benissimo, per cui non ho nulla contro chi ha queste chitarre o chi vuole comprarle, insomma ha tutto il diritto di farlo, ha i soldi per farlo, lo faccia. Volevo solo ragionare sul fatto che se uno non guarda a quello che c'è sulla paletta, al marchio, molto spesso ci sono marchi che propongono di meglio addirittura, e con un risparmio del 50, 60, 70%, insomma, per cui ragioniamo un attimo su questa cosa. Andiamo anche a vedere proprio sul campo di cosa sto parlando. Prima di entrare nel vivo del discorso, vi chiedo cortesemente, se già non lo siete, di iscrivervi al mio canale e mi darete una grossa mano, mi aiuterete a farlo crescere e a farlo diventare anche vostro in una specie di ipotetica community con cui potremo fare delle live e discutere, confrontarci assieme. Quindi grazie se cliccate su iscriviti e sulla campanella, e se vi piace anche un bel like. Grazie. Vorrei cominciare con 2 chitarre che ho qui. Questa è una Harley Benton TE62 e questa è una Fender American Standard, una Telecaster del, mi sembra, 2008. Ecco, questa costa 1800 euro, questa costa 169, mi sembra 170 euro, cioè 10 volte meno. Ho già fatto un video comparativo, se volete vederlo vi lascio il link, però quello che risulta anche da altri video, non solo dal mio ma da molti altri, è che questa è una grande chitarra. Adesso non guardate com'è ridotta perché non è colpa mia, è del figlio di un mio amico che me l'ha data e me la tengo finché non la rivuole indietro, perché questa suona veramente bene. Anche nel mio video risulta che questa ovviamente suona meglio di questa, ma non così meglio da giustificare il prezzo 10 volte più alto. I materiali sono diversi ovviamente, questa ha il corpo in ontano, holder, questa ce l'ha in pioppo, poplar. La tastiera, vabbè, il manico e tastiera in acero,
questo è il manico, la tastiera ce l'ha in alloro, è molto più economico, però è una bella tastiera, posso confermarlo. Però questo è un acero tostato, leggermente tostato, lo chiamano caramelized. Le meccaniche sono tipo Clusan come queste sono Fender ovviamente, tengono bene la cordatura tutte e due. Comunque la sostanziale differenza sono i pick-up. I pick-up Fender ovviamente danno parecchi punti ai pick-up Roswell della Harley Benton. Ecco, la Harley Benton comunque, per il prezzo che ha delle caratteristiche, suona veramente come una chitarra, non so, io paragonandola, non so, a una Fender Player, veramente lì diventa veramente difficile trovare la differenza, salvo nel prezzo, perché la Fender Player, se non sbaglio, costa 600-700 euro. Ecco, questo intendevo dire. Se qui invece di Harley Benton fosse scritto Fender Player, nessuno avrebbe nulla da dire, proprio nulla. Per cui anche questo bisogna badare, cioè non solo al marchio. Ripeto, questa è una chitarra favolosa, suona veramente bene, però vale 1800 euro realmente, cioè il valore suo fisico, reale, quanto c'è di quei 1800 euro su questo marchio, su questa paletta? Io personalmente penso che almeno la metà del prezzo di questa chitarra sia il marchio, e questo fa pensare a me, non lo so a voi, che ci sia sotto la solita, insomma. Beh, è chiaro, queste chitarre, la Fender, se abbiamo questa chitarra lo dobbiamo anche a Leo Fender, ma e qui tanto di cappello, nessuno dice niente. Però questo non giustifica il fatto che su una chitarra molto probabilmente ci guadagnino veramente molto di più, insomma, che non quanto ci guadagna ovviamente questa è fatta in una fabbrica che le sforna a nastro, e comunque, come dicevo, il controllo qualità di queste chitarre da 200 euro ormai ha raggiunto l'equivalente del controllo delle chitarre che costano 10 volte di più. Vorrei fare un altro esempio, altrimenti mi dite che ho sempre le Harley Benton in mente. A me piacciono, vabbè, lo sapete. Guardiamo la Earth, altra azienda che produce delle chitarre veramente buone, anche chitarre costose sopra i 1000 euro, però nella fascia, diciamo, dai 200 ai 400 euro ha delle chitarre con delle caratteristiche pazzesche. Guardiamo assieme. Ok, andiamo sulla Earth e chitarre, restiamo sulla Telecaster. Vari colori, caratteristiche assurde per questo prezzo, tasti in acciaio con bordi arrotondati, capotasto in osso. Le meccaniche sono Earth, ho avuto una Earth, vanno bene, non si scorda, sono più che oneste. Ecco, caratteristiche pazzesche per questo prezzo: il corpo in mogano tostato, anche questa è una cosa non usuale, il manico in acero tostato, il compound radius del manico da 7,25 a 9,5, va bene, il capotasto in osso, i tasti 22 in acciaio. Ecco, il punto debole potrebbero essere i pick-up ceramici, ma al limite uno se li cambia se proprio vuole, e comunque ha una chitarra ancora che resta sotto i 500 euro, è un'ottima chitarra, perché guardatevi un po' di recensioni in giro. Vorrei adesso un secondo fare una comparativa fra una Fender American Pro 2 da 2000 euro, una bella chitarra senz'altro, e una Harley Benton Fusion 3 da 385 euro. Le differenze ci sono,
ma non sono così eclatanti. La Fender ha il corpo in ontano, l'Harley Benton innaiato, che è un sostituto del mogano, il manico in acero normale per la Fender, acero canadese tostato per la Harley Benton, la tastiera in palissandro, tastiera in acero tostato per la Harley Benton. Ci sono anche modelli che hanno il palissandro, però un radius da 9,5 per la Fender, 12 per la Harley Benton. L'Harley Benton nel manico ha tasti in acciaio, la Fender li ha in nickel. Poi pick up uguali, configurazione con push pull più le ultime due posizioni che switchano il humbucker. Questo vale per entrambe. Ecco, hanno un buon, ottimo tremolo. La Harley Benton ha un Wilkinson, la Fender ha un Fender, ovviamente. Ecco, ci sono differenze a volte a favore della Harley Benton, a volte a favore della Fender, ad esempio il corpo. Però valutate voi a questo punto cosa conviene fare. Conviene prendere una Harley Benton e cambiargli pick up? Vogliamo fare un altro esempio? Finché giravo questo video ho visto un video di Paul dello Studio Rats, al quale sono iscritto, e trovo sia un chitarrista ottimo e preparato. Un amico gli aveva prestato una Jet, ecco, parlando di Jet, e lui era rimasto sconvolto da come una chitarra da 200, non mi ricordo, dopo guardiamo il prezzo, però mi sembra sui 200 euro, suonasse quasi come una sua Fender Custom Shop Stratocaster. Era una Stratocaster. Era sconvolto veramente. Chiaramente il suo amico aveva cambiato il pick up al ponte, questo è da dire, però alla fine una chitarra da 200 euro. Ecco, la Jet è un'altra di quelle aziende che offre parecchio ad un prezzo ridicolo. Ecco, non è un gradino sotto la Earth a mio giudizio, e anche alla Harley Benton, però anche il prezzo è un po' più basso, e comunque la qualità è ottima, e anche, come diceva Paul, anche la finitura, i tasti posati bene, il manico, il setup iniziale. Ecco, non è più come 20 anni fa, lo ripeto ancora. Ora anche le chitarre economiche arrivano con un buon setup. Non è ottimo, ovviamente, come potrebbe essere quello di una Gibson da 4.000 euro, però basta dare delle dei minimi cambiamenti e tutto va a posto. Andiamo a vedere anche la Jet. Ok, siamo sul sito della Jet, vedete parecchi tipi di chitarra. La chitarra del video è questa, la JS 400, che è un medio prezzo. Anche qua caratteristiche assurde, manico in acero tostato, tastiera può essere in acero tostato oppure in palissandro, anche qua palissandro per una chitarra da 200 euro. Il capotasto in osso, che te lo sognavi fino a qualche anno fa su questo prezzo, e corpo in tiglio, diciamo i pick up ceramici, che sono al limite, come al solito, il punto debole di queste chitarre. Il prezzo è assurdo, vedete, 200 euro. Ci sono altre chitarre che possono costare di più, ovviamente. Questa è una JS 600, costa 460 euro. E via dicendo, si arriva fino alla 1000, mi sembra che costa 700 euro. Ecco, queste sono le Jet. Ultima, ma non ultima, anche per restare insomma in terra nostrana, la Eco. La Eco negli ultimi anni ha fatto dei passi avanti notevolissimi. Anche qui chitarre da 200 euro che suonano molto bene. Sono veramente stupito, ne ho provate un paio e devo dire suonano. Ecco, anche qui assemblate bene, sono fatte in Cina, anche se l'azienda è italiana, ma ormai dobbiamo abituarci anche a questa cosa.
Tra l'altro, fra qualche giorno un mio amico dovrebbe prestarmi una Eco Aire Stealth, che è diciamo, la punta di diamante della produzione Eco ed è la più costosa. E sono curioso di provarla perché ho visto recensioni ottime, per cui la proverò e ve la farò provare anche a voi con me. Ecco, ci sono altre eco come la Air Relic che ho provato, però era un modello modificato, non aveva i push pull funzionanti. Anche questa è una chitarra che ha una qualità prezzo pazzesca, cioè con 200 euro veramente ti porti a casa una bella chitarra. Anche qui, se uno vuole cambiarci i pick up, con un'altra, insomma, ci fai un'altra spesa, 100-150 euro, e hai veramente un chitarrone con i controfiocchi. Ecco, lo stesso discorso ovviamente vale per Harley Benton, per Earth, per Jet, che la Jet mette i ceramici, non so perché, però va bene, sono scelte, insomma, non so che risparmio ci sia a mettere i ceramici. Ecco, va bene, ci sono veramente molte altre marche di chitarre che offrono veramente chitarre buone a prezzi veramente convenienti. Però vabbè, non sto qui a elencarle tutte, se no il video dura mezz'ora, e passerei alle conclusioni. E quindi, considerando i grandissimi passi avanti che hanno fatto le chitarre economiche a livello di qualità, vale ancora la pena prendersi una chitarra da 3.000 euro, 4.000 euro, qualunque sia la sua marca? Diciamo sì e no, nel senso, sì, se sei una persona, un chitarrista che bada molto a quello che c'è sulla paletta, al logo che c'è sulla paletta, oppure che punta a comprare uno strumento sapendo che poi lo dovrà rivendere, e questo può anche essere una buona giustificazione. Chiaramente la qualità di strumenti come le Shure o le Gibson, le Fender, le Schecter di alto livello, varie marche, insomma, è una qualità alta, ci mancherebbe altro, costano un casino, per cui però la qualità delle PRS SE, delle Harley Benton di alta fascia, delle Earth, anche quelle di fascia medio-alta, o di anche altre aziende che ho dimenticato ma che magari voi conoscete, e pur avendo un prezzo un terzo, un quarto inferiore, l'unica cosa che si potrebbe fare è cambiare i pick up. Ad esempio, secondo me questi delle SE sono ottimi, però se uno vuole cambiarli lo può fare. Ma anche una Harley Benton, che ultimamente, oltre ai soliti Roswell che io non amo molto, inserisce anche i Tesla nei propri modelli, oppure anche gli MG su alcuni modelli, e per cui cambiare i pick up è sempre una scelta soggettiva. A molti piace il suono così com'è, come esce dalla fabbrica, molti vogliono cambiare, e in ogni caso, anche prendendo pick up costosi come, non so, dei Seymour Duncan, dei Di Marzio, dei Fishman, nonostante la spesa aggiuntiva si arriva al massimo a metà di quello che costano queste chitarre di alta fascia. Ecco, questa è una cosa soggettiva. Personalmente, dico la mia, per quello che vale, io non mi prenderò più chitarre sopra i 1000, mettiamo 1500 euro, perché a mio parere non ne vale la pena. Cioè, dopo dipende, se uno ha delle esigenze sue particolari, è libero di farlo, tranquillo, io non ho nessun problema, va benissimo, assolutamente non critico chi ha esclusivamente chitarre di marchi blasonati.
sono scelte che a volte sì, si possono fare avendone la possibilità, e altre, insomma, chi non ha questa possibilità comunque può vivere tranquillo, felice e sereno con le proprie chitarre di fascia medio-bassa, che ormai come qualità siamo lì. Va bene, ennesimo video ragioniamoci sopra, e speriamo appunto che ci possiate anche voi ragionare sopra. Ditemi nei commenti la vostra. Non voglio convincere nessuno, cioè la mia non è una presa di posizione, è un mio parere personale. Ditemi il vostro, lo rispetto, non c'è problema, l'importante è parlarne in modo equilibrato e civile. Ok, ci vediamo alla prossima. Ciao!